Buongiorno a tutti quanti. Allora, oggi parliamo di un marchio di cui ho usato un bel po' di cosine e di cui ho fatto una scelta. Allora, avevo cominciato a parlarvi un po' di tutti i profumi che annusavo, ok? Però mi sono reso conto di una cosa. L'essere, tra virgolette, influencer dei profumi, senza togliere niente a nessuno e senza giudicare nessuno. Quello che sono io e quello che noto e vedo, ok? Senza giudizio per nessuno, ognuno fa quello che vuole e chi segue e guarda fa quello che gli pare, punto e basta. Ognuno ha la propria testa e decide per sé. Però sulla rasatura tradizionale puoi fare delle recensioni, ok? Perché testi tecnicamente anche un po' i prodotti, le lame, i rasoi, i saponi. Sui profumi o sei un chimico, analizzi ogni, se poi allora mi dici la qualità degli ingredienti, questo e quello, altrimenti due cose che possono funzionare più bene o meno bene il naso, ma siccome qua nessuno è profumiere, siamo tutti appassionati, nessuno ha la competenza per parlare oltre, siamo tutti appassionati. La seconda cosa è il gusto personale, quindi una cosa a me può piacere, una cosa non mi può piacere. Quindi quando vedo diversi influencer che alla fine ti spiegano solo la piramide olfattiva di un profumo e le loro sensazioni, via così, allora finché ti dicono le loro sensazioni, ti trasmettono le proprie emozioni, è anche una cosa, ok? Però quando diventa che su ogni profumo che provano ti raccontano la loro, cioè io ho deciso di fare una cosa, facciamo prima, la mettiamo così, dopo voi valutate il resto. Vi parlerò solo delle profumazioni che a me trasmettono qualcosa, che decido di comprarmi la boccia, che decido che veramente sono prodotti che mi piacciono, perché è inutile che vi parlo di profumi che non mi hanno detto niente, vi racconto che non ho neanche voglia di farlo perché non mi hanno entusiasmato, che non mi comprerei mai una bottiglietta a meno che non me la regalino, il produttore mi manda una bottiglia. Che senso ha che ve ne parlo? Per far pubblicità? Io non voglio far pubblicità dei profumi, perché non è il mio mondo, non è una cosa che mi interessa fare. Se una cosa mi piace ve ne parlo perché mi entusiasma e mi piace, ci credo, mi piace da morire. Se una cosa non mi interessa, come è successo con Ducci Giardini Toscana, è un video che mi sono, come si può dire, pentito di aver fatto, perché alla fine non mi è piaciuto neanche uno di quei profumi lì. Sì, ok, dico, secondo me una femmina li può provare, ma chi se ne frega, cioè se una femmina li vuole provare si li compra, si li prova, io chi sono per andare a dire, non me ne frega niente. Quindi ho parlato di una cosa che non mi interessava e difatti non mi ha trasmesso, proprio non c'avevo niente dentro e non mi piace fare sta cosa. Quindi vi parlerò di un marchio, se dopo ci comprerò un qualcosa di quel marchio che mi piace, che mi ha trasmesso qualcosa, altrimenti non ve ne parlo, punto e basta. Parlo solo delle profumazioni che a me fanno impazzire o che mi piacciono, che mi hanno trasmesso qualcosa, così trasmettono un po' di emozioni, quello che sono io, e in base anche, se vedete che i nostri gusti possono essere simili, avete un qualcosa di similare. Altrimenti, ragazzi, è inutile che di ogni profumazione ve la leggete su Fragrantica, è inutile che io vengo lì, e fiori di qua, è cremoso, è coccoloso, ogni profumo, cioè, classifiche, cose, boh, non so, non è il mio mondo, me ne sono proprio reso conto, non è il mio mondo, quindi è una cosa che non mi va di fare, perché a me 10 profumi per la stessa stagione, sarà gran fatica che ci arrivo per quanti ne annuso, perché per tanti marchi che ho provato, su 10 ce n'è neanche uno magari che mi piace, quindi io vado per quello che mi emoziona a me. Quindi oggi, per fortuna che ce n'è stato uno, se no neanche ve li facevo vedere, ET Libre d'Orange, Paris, eccoli qua. Discovery Kit, completamente finiti tutti, provati tutti. Il mio metodo è prima uno spruzzino qua, appoggio, non strofinare ragazzi, non strofinare, appoggi e me lo sono un attimo studiato così, dopodiché la bottiglietta in un giorno che mi decido che può essere adatto a quel tipo di profumo, me la uso tutta, vedo quanto mi dura, se mi piace o non mi piace, e dopodiché decido se qualcosa che mi attira c'è o no. Quindi di tutti questi qua, 3, 6, 9, 24 profumi, alla fine me ne sono acquistato uno solo. Basta. Un altro ero lì e lì, però alla fine non mi ha convinto e quindi non l'ho preso.
Archive 69. Eccolo qua, questa è stata la mia scelta. Per quale motivo? Perché io adoro, come mi piace la prep, mi piacciono le profumazioni canforate, io adoro la canfora e qua dentro questo è il miglior profumo canforato che io abbia mai sentito, di un'eleganza mostruosa, assolutamente anche femminile, forse, visto rosa, forse anche più femminile che maschile, ma non mi interessa niente. Mi piace da impazzire, ha una persistenza veramente notevolissima, soprattutto la nota canforata, e a me piace da morire. Rosa, canfora, vaniglia, orchidea e pink pepper, quindi pepe rosa. È veramente una profumazione, cioè a me fa venire i brividi. Mamma mia, trovata su Nottino a 50 ml, 50 euro spedito. Bomba a straatomica, ragazzi, ragazze, straatomica. Questo lo potete usare voi, la vostra fidanzata, uscire insieme a qualcosa di fantastico. Vi deve piacere la nota di canfora, perché ragazzi si sente, però è una canfora di una raffinatezza allucinante, legata a queste note floreali, leggermente addolcito, un po' pepata, è qualcosa di panico puro, fantastico, veramente fantastico, quindi super promosso, profumo che mi fa impazzire e che a chi piace la nota canforata consiglio assolutamente di provare, perché è qualcosa di meraviglioso. Un'altra profumazione che ve ne parlo solo perché comunque mi ha colpito, ma che non andrei ad acquistare, adesso vi spiegherò il motivo, non andrei ad acquistare il profumo, è questo qua. 500 anni, 500 anni dovrebbe essere. Quindi zafferano, rosa turca, oud e ambra. Perché mi ha abbastanza colpito? Perché comunque, allora, tutte queste profumazioni qua non ce n'è una che non mi sia piaciuta, ma non ce n'è neanche una che mi ha colpito tanto da comprarla, cioè le annusi tutte e dici che buona, che buona, però dopo te le dimentichi, il giorno dopo non so neanche più cosa avevo messo. Invece ci sono delle profumazioni che mi hanno colpito, che me le sono ricordate, che mi hanno trasmesso qualcosa. Questa è migliore, per me è fantastica, questa molto buona. Perché? Perché in questo caso l'oud c'è, è di alta qualità, come tutto il resto di componenti di queste profumazioni, si sente la qualità che c'è all'interno delle materie prime, però c'è un bilanciamento tra oud, la rosa, lo zafferano, l'ambra, è un po' tutto un po' niente, cioè è tutto bilanciato in una maniera che veramente rende la profumazione elegante, può essere sia maschile che femminile, lo si può usare in varie occasioni, è una profumazione veramente ben strutturata e ben creata. Però per il mio tipo di carattere, che mi piacciono, cioè ci deve essere un qualcosa dentro che quando lo metto mi fa dire wow, ok, se devo usare un oud uso Stercus che mi dà la botta così. Ho provato anche Bois Imperial di Paris, un'altra profumazione di oud fantastico, subito è veramente quasi fecale, però dopo va via e rimane un'eleganza mostruosa. Però ci deve essere sempre un qualcosa che mi dà la spinta e che mi emoziona. In questo caso è totalmente equilibrato, che posso dire sì, veramente fatta bene, ma non va oltre. Qui c'è la canfora, qui c'è la nota canforata che mi fa dire wow, bilanciata alla perfezione con tutte le altre note, ma la canfora rimane lì e rimane nelle ore e ore durante la giornata. Fantastico ragazzi, quindi profumazione meravigliosa. Questo è stato il mio acquisto di questo Discovery Kit, sono stato contento comunque di averlo provato, perché alla fine spendete 40-45 euro, ci avete 24 profumi che potete indossare per 24 giorni, quindi per un mese potete indossare sempre profumi diversi, vi disgustate, ve li provate, dopodiché fate la vostra scelta. Quindi secondo me vale sempre la pena provarli prima, perché alla fine vi deve emozionare a voi. È inutile che io vi racconti la storia dell'orso su ogni profumazione e dopo vi viene voglia di comprarle tutte. Io vi dico quelle che trasmettono a me, dopodiché ve le provate voi sui Discovery e decidete quale fa per voi. Questa per me è fantastica, profumazione allucinante. Vi deve piacere la canfora, altrimenti lasciate perdere. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!